responsabili di organizzazione giuridica, politica e sociale. 3 gennaio 1925. Sono passati esattamente 100 anni. È una data fondamentale nella storia italiana. Non è una data da ricordare in maniera piacevole, non è la data di un lieto evento, non è la data di nascita di qualcuno, o meglio, sì, data di nascita, ma di qualcosa, non di una persona, piuttosto di una dittatura personale, una dittatura che per 20 anni ha schiacciato il nostro paese, reprimendo parte di quelle pulsioni liberali che erano frutto della stagione risorgimentale e che portarono indietro l'orologio, le lancette del famoso metaforico orologio, per un po' di anni e sancirono anche moltissime sofferenze. Prima di addentrarci nella storia di oggi, che è una storia molto complessa e molto interessante, richiamo la vostra attenzione all'inizio di questo nuovo anno 2025, che è un anno che tutti ci auguriamo possa essere foriero di buone intenzioni, ma che a volte potrebbe anche riservarci qualche brutta sorpresa. Chi lo sa, soprattutto nella navigazione online, dove, come ben sapete, i rischi sono sempre presenti, ci sono sempre dei malintenzionati che potrebbero voler approfittare dei vostri dati personali o finanziari per dei loro scopi a vostra insaputa. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto da tempo la protezione esclusiva di NordVPN, un partner strategico importantissimo che mantiene al sicuro sia le nostre navigazioni che le nostre banche dati e ci consente di connetterci in tutto il mondo, anche bypassando con le VPN alcuni blocchi che possono essere frapposti per motivi di navigazione in altri paesi. Ebbene, anche voi potete beneficiare dello stesso trattamento che utilizziamo noi grazie ai piani biennali di NordVPN, che consentono un risparmio di 4 mesi extra con la consueta formula soddisfatti o rimborsati in 30 giorni. Mentre voi magari pensate alla vostra sicurezza online, noi torniamo alla nostra storia di oggi, una storia molto italiana, una storia per certi versi molto attuale. Il 3 gennaio del 1925 Benito Mussolini, capo del governo, prende la parola alla Camera dei Deputati e pronuncia un discorso in cui si assume la piena responsabilità dei fatti avvenuti nell'anno precedente, dall'omicidio di Giacomo Matteotti, un episodio che abbiamo già raccontato nel nostro canale, sino alle violenze successive. Cosa dice Mussolini in quel discorso? Dichiaro qui al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda. Se il fascismo è stato che olio di ricino e manganello, e noi invece la passione superba e la migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho creato con una propaganda che va dall'intervento a oggi. Le parole di Mussolini sono una presa d'atto di quanto è avvenuto in precedenza e di ciò che seguirà. È uno spartiacque il 3 gennaio 1925, uno spartiacque tra ciò che restava della vecchia società e della vecchia politica italiana, quella figlia, come abbiamo detto, del Risorgimento, dell'Unità d'Italia, della Belle Époque, della Grande Guerra, e quella che seguirà dopo la parentesi fascista, la ricostruzione di un'Italia liberale e democratica. Nel mezzo, nel guado, c'è il ventennio. L'hanno chiamato ventennio non per caso, sostanzialmente sono 2 decadi, la seconda metà degli anni 20, tutti gli anni 30 e gli anni della Seconda Guerra Mondiale. È un periodo, il ventennio, che si contraddistingue in Italia per molte differenze rispetto al passato e a quello che seguirà. Proviamo a guardare un po' nel dettaglio. Le rivoluzioni liberali dal 1848 in avanti avevano messo al centro della scena sociale e politica il cittadino, identificato nell'uomo comune, abitante non solo delle città, che chiede un pieno riconoscimento della propria individualità e dei propri diritti. Quei diritti sono alla base delle grandi rivoluzioni. La prima l'avevamo già vista all'interno dell'indipendenza americana, la rivoluzione americana, le 13 colonie che si staccano, la dichiarazione dei diritti e la dichiarazione di indipendenza. Poi la rivoluzione francese, a seguire i moti prima degli anni 30 dell'Ottocento e poi dell'848. Moti che
obbligano le grandi monarchie, i grandi stati secolari, a riguardarsi all'interno, a rivedersi, a innovarsi per la prima volta. L'Italia non esiste ancora nel 1848, sono stati preunitari. Alcuni di questi sono un po' più avanzati, almeno sul piano dei diritti. Quello più avanzato fra tutti è il Granducato di Toscana, il primo stato preunitario a ribellarsi all'autorità papale e a mettere al bando il Sant'Uffizio. Poi viene il Regno di Sardegna, che sull'esempio dei moti dell'848 propone lo Statuto Albertino, una Costituzione concessa, e in quella Costituzione ci sono le basi per il futuro pensiero politico italiano. Dallo Statuto Albertino in avanti, l'Italia, oltre a diventare un soggetto non più geografico, secondo Metternich, ma politico, ottiene anche delle conquiste di civiltà, certo molto meno pesanti, molto meno corpose rispetto ad altri stati vicini. Pensiamo ad esempio che nell'impero austro-ungarico l'istruzione era garantita, pubblica e gratuita fino a quella che oggi chiamiamo la terza media. In Italia, ci vorrà molto tempo per arrivare al medesimo risultato. Ma lo Stato italiano, lo Stato unitario, già compie dei passi in avanti. Quello che muta il quadro totale è la fine della Belle Époque. Belle Époque che con l'Italia si conclude tra il 1908 e il 1911. Sono due date che vanno tenute a mente, perché prima del 1908 l'economia italiana, di questo Stato che era partito con un grosso fardello, il fardello debitorio contratto dai Savoia per riuscire a completare militarmente l'unità d'Italia, questo Stato era riuscito finalmente ad affrancarsi dai vecchi debiti e a diventare una piccola potenza economica e industriale. Merito anche di Luigi Luzzatti, l'uomo che aveva portato la lira a far premio sull'oro. Ma fra il 1908 e il 1911 cambia tutto. Cosa succede? Nel 1908 il grande terremoto di Messina danneggia in maniera seria una parte del paese e richiede un intervento diretto non solo per i soccorsi, che sono il primo atto da compiere in questi casi, ma soprattutto per iniziare a pianificare la ricostruzione, una ricostruzione che sarà molto lenta e costosa. Nel 1911 la guerra di Libia, la decisione di impadronirsi dell'ultimo dominio ottomano in Africa settentrionale è un altro salasso per le casse pubbliche. Da quel momento in avanti si intraprende una diversa strada, una strada di continui indebitamenti che vanno fuori controllo con la Grande Guerra. Ed è proprio dopo la Grande Guerra che si assiste alla stagione del cosiddetto biennio rosso, i lavoratori, i braccianti, gli operai che tornano nei campi di battaglia, chi è sopravvissuto ovviamente, e riprende il proprio posto di lavoro chiedendo diversi trattamenti salariali, maggiore attenzione sindacale, tutele, e non ottenendoli blocca la produzione. E la borghesia come reagisce? Reagisce in maniera sorda a queste istanze sociali, reagisce affidandosi al neonato movimento fascista, un movimento che doveva essere di tutela dei vecchi combattenti e che si rivela strumento ideale per la repressione non ufficiale del biennio rosso. Il fascismo è guidato da lui, Benito Mussolini, ex socialista, poi espulso dal partito perché interventista, simpatizzante dell'intervento nella Grande Guerra e soprattutto amico di grandi intellettuali, a cominciare da Alvate, Gabriele D'Annunzio. Ma Mussolini ha idee molto più radicali. Se D'Annunzio si imbarca nell'impresa di Fiume, un fatto che tratteremo in futuro nel canale, Mussolini punta alla politica diretta e attraverso un clima di terrore indotto dalle squadracce che iniziano a circolare per il paese e a manganellare senza pietà, si fa accreditare sempre più come autentico uomo di riferimento per i vecchi politici e per i vecchi partiti. Con la marcia su Roma, nell'ottobre del 22, Mussolini forza la mano. Il re Vittorio Emanuele III potrebbe tranquillamente intervenire, firmare lo stato d'assedio propostogli dai generali e usare la forza per disperdere i fascisti. Il re non lo fa, non vuole. Forse crede di poter manipolare lo stesso Mussolini. Magari è convinto che quella folcloristica iniziativa possa giocare un ruolo positivo per la sua corona. Da quel momento in avanti Mussolini ottiene la possibilità di formare il suo primo governo, un governo che si contraddistingue da un lato per i tentativi di normalizzare le crisi, ma normalizzarle in maniera violenta, dall'altro con provvedimenti necessari, dalla riforma della scuola, la cosiddetta riforma gentile, alla riduzione della spesa pubblica, agli interventi a favore degli ex combattenti, mutilati, gli invalidi di guerra, sino alla firma dei primi accordi sul disarmo, quelli della conferenza navale di Washington.
A cambiare il quadro, come abbiamo già visto, è l'omicidio Matteotti, un omicidio che rompe la situazione e che irrompe sulla scena, denunciando il lato più brutale del fascismo e evitando che lo stesso Matteotti porti in aula le prove del tradimento di Mussolini. Già perché Mussolini è un abile manovratore, ha capito che può giocare su più tavoli, gioca con i partiti tradizionali, quelli della destra storica, gioca con gli industriali, gioca con la corona, gioca, è chiaro, con i suoi, ma gioca anche su tavoli esteri per farsi finanziare, perché servono soldi, tanti soldi, per fare le riforme promesse e, perché no, per arricchirsi. Ecco, il fatto che Mussolini e i suoi si arricchiscano è uno dei grandi scandali che emergerà solo col passare dei tempi e con l'analisi storica. Sarà lo stesso Mussolini, molti anni dopo, una volta arrestato dopo il 25 luglio del 43 e messo in carcere, a denunciare queste malversazioni, a denunciare il fatto stesso che in fondo c'era chi col fascismo si arricchiva, ma si arricchiva non in maniera lecita, si arricchiva semplicemente con le tangenti, con gli accordi sottobanco, con le ruberie, mettendosi in tasca soldi pubblici. È il caso ad esempio di Farinacci, il RAS di Cremona. Su di lui sarà lo stesso Mussolini a scrivere nelle sue memorie, in alcuni appunti, denunciandone la bramosia di denaro. Ma non è l'unico, sono in tanti a mangiare col fascismo. E per mangiare non intendiamo certo togliersi la miseria, ma arricchirsi spudoratamente. Ma torniamo a quel 3 gennaio del 1925, un giorno, come si diceva, spartiacque. Da lì a poco cambia tutto. Nel giro di qualche mese vengono approvati nuovi provvedimenti che stravolgono l'assetto dello Stato. Alcuni di questi vengono chiamati leggi fascistissime, sono le leggi che sopprimono la libertà di stampa, la libertà d'opinione, la libertà di riunione, la libertà di parola. Sono le libertà, i diritti individuali liberali prodotti, come si diceva all'inizio, dalle grandi rivoluzioni dell'Ottocento. Viene negato tutto. Si torna indietro. Si torna addirittura alla pena di morte che era stata sospesa, applicata solo in tempo di guerra. Ma non basta, viene creato un tribunale speciale per reati di tipo politico. Si potenzia una misura ulteriore, repressiva, che è il confino di polizia. Colonie penali isolate, e isolate letteralmente, molto spesso sono collocate in carceri speciali su delle isole, che vengono realizzate o potenziate come destinazione per noi criminali comuni, non gli assassini, gli stupratori, i ladri, i rapinatori, no, per chi è pericoloso come nemico dello Stato, cioè per i socialisti, i socialdemocratici, i comunisti, i primi esponenti del Partito Popolare, i liberali, i repubblicani, i radicali e con loro i notabili, qualche militare pericoloso o ritenuto tale, i massoni, tutti quelli che possono essere di intralcio alla nascente dittatura. Una dittatura che si compie con l'ultimo provvedimento, quello che stravolge completamente il senso della rappresentanza popolare. Una democrazia è tale se effettivamente il popolo può esprimere un concetto e il proprio concetto è quello di eleggere dei rappresentanti che esercitino un mandato conferito dagli elettori. Ebbene, il 16 marzo del 1928, 3 anni e un paio di mesi, qualche settimana dopo quel discorso alla Camera di Mussolini, sempre alla Camera dei Deputati arriva un altro provvedimento. È un provvedimento teso a neutralizzare le elezioni. Elezioni che già erano diventate una mezza farsa perché tutti gli altri partiti politici, a eccezione del Partito Nazionale Fascista, erano stati messi fuori legge. E allora cosa si fa? Per preservare la faccia o semplicemente per ottenere una legittimazione assoluta, Mussolini porta alla Camera dei Deputati un disegno di legge che prevede che i prossimi deputati vadano scelti all'interno di una lista di 400 candidati portata dal Gran Consiglio del Fascismo, che ha sostituito in buona sostanza il vecchio Consiglio dei Ministri. Lo stesso Mussolini non è più un semplice capo del governo, è segretario di Stato con pieni poteri che riferisce direttamente al sovrano e che senza altri passaggi sceglie i propri ministri. E si diceva questa lista viene sottoposta agli elettori su consiglio del Gran Consiglio del Fascismo e con proposte delle organizzazioni dei lavoratori che non sono più i sindacati liberali, dei datori di lavoro, cioè degli industriali e di altre associazioni riconosciute. Tutto ciò si traduce in elezioni a listino bloccato, senza possibilità di pluralismo. È la morte della democrazia. La riforma passa, va detto, nonostante alcune voci nobili della vecchia democrazia, a cominciare da Giovanni Giolitti, protestino. Mussolini le zittisce e anche con protervia,
con arroganza. Da quel momento in avanti il fascismo diventa un regime tout court, senza possibilità di tornare indietro. Ed è un regime che deve fronteggiare diversi problemi. Uno di questi problemi è rappresentato dall'economia. L'Italia emerge dalla Grande Guerra, dalla Prima Guerra Mondiale, con l'economia a pezzi. C'è la necessità di riformare, di reinventare, di riconvertire. Soprattutto c'è la necessità di far fronte agli ingenti debiti contratti. Debiti che sono stati garantiti da diversi istituti di credito che negli anni '20 boccheggiano, sono prossimi al collasso. Mussolini inizialmente reagisce con la decisione di apprezzare la lira, apprezzarla in maniera esagerata. Si affida a Giuseppe Volpi, il conte di Misurata, un uomo d'affari veneziano che ha chiuso la lunga querelle con l'ex impero ottomano, ora Turchia, per quello che riguarda la Libia, che si è arricchito decisamente con i suoi affari e che ha ottenuto carta bianca in materia di politica economica. Volpi di Misurata è l'uomo di Mussolini per la prima fase economica, quella aggressiva. Volpi di Misurata soddisfa i desiderata del dittatore, agganciando la lira alla sterlina britannica e al dollaro statunitense. In questo modo la lira si apprezza notevolmente, risolve almeno momentaneamente i problemi di flusso e di debito, ma fa crollare l'export, perché apprezzandosi la lira fa salire di prezzo tutti quanti i beni di esportazione della macchina produttiva italiana. La crisi del 1929, il famoso martedì nero, il 29 ottobre del 1929, coglie Mussolini impreparato. Inizialmente decide di ignorare ciò che è avvenuto, la grande distruzione economica americana, i patrimoni dei milionari che svaniscono, gli stessi milionari costretti ad andare a vendere le cassette di mele per la strada. Quella mossa di Mussolini non è furba. Nel giro di un paio d'anni l'Italia si ritrova in profonda recessione. Da quella recessione se ne esce con il secondo salvatore economico di Mussolini, Alberto Beneduce. Ne abbiamo già parlato. Curiosamente, Mussolini, che detestava la massoneria, aveva addirittura avallato una legge contro le associazioni per punire la massoneria. Si affida a due massoni, prima Volpi di Misurata e poi Alberto Beneduce. Sono loro a risolvergli le questioni economiche. Volpi lo abbiamo già detto come. Beneduce creando l'IRI, facendo confluire tutte quante le attività economiche e finanziarie, le banche, le assicurazioni, ma anche grandi gruppi industriali in crisi, decotti, pronti a saltare, all'interno di un intero enorme contenitore partecipato dallo Stato. L'IRI consente allo Stato italiano di congelare la situazione, dandosi tutto il tempo necessario per ripartire e per evitare uno shock pesantissimo. Bisogna aspettare il 1938 perché l'economia italiana effettivamente si stabilizzi. Ma quando si arriva al 1938, il fascismo ha già passato il suo apice. L'apice arriva nel 1935 con la grande avventura della guerra d'Etiopia, una guerra di conquista voluta da Mussolini più come strumento propagandistico che come effettiva necessità per l'Italia. L'Italia non aveva bisogno di conquistare un altro territorio, non ne aveva bisogno né per ragioni economico-produttive e neanche per ragioni sociali. Eppure Mussolini ci si getta a capofitto, anche a costo di un isolamento internazionale, non completo, perché gli Stati Uniti si chiamano subito fuori. La guerra d'Etiopia è prima di tutto una vetrina internazionale per le atrocità commesse agli italiani che usano i gas asfissianti, mentre gli etiopi usano le pallottole Dum Dum, quelle esplosive. Tutti e due sono strumenti bellici banditi dalle convenzioni internazionali. Ma per Mussolini l'importante è compattare il fronte interno, che in quel momento raggiunge la massima popolarità. Nessuno in quel momento in Italia si dichiara apertamente antifascista, anzi il contrario. In quel momento Mussolini lancia anche un'altra delle sue grandi trovate, l'autarchia. Non bastavano le bonifiche di cui abbiamo già parlato in un video e lo trovate nel canale, non bastavano le case popolari, non bastava l'INPS che alla fine diventa un bancomat per il regime e qui vi attinge per tutte le proprie necessità. Non basta nemmeno la battaglia del grano. L'autarchia è il passo definitivo, l'illusione di creare una piena autonomia produttiva ed economica dell'Italia. È un'illusione, dura molto poco, ma tanto basta per far credere al cittadino italiano che tutto sia possibile, basta volerlo. Non sarà così, lo si vedrà in seguito. È incredibile comunque come dal 1935-36, cioè il periodo della guerra d'Etiopia, si passi rapidamente verso il declino del fascismo, che inizia nel 1936 e galoppa velocemente verso il 1938. Nel 1936, appena conclusa la guerra in Etiopia, Mussolini si getta nella guerra di Spagna. Ufficialmente dovrebbe essere tra i governanti che combattono sui mari il contrabbando di armi ai rivoltosi.
Nella realtà, Mussolini appoggia i rivoltosi, mette a disposizione gli aerei per trasportare l'armata d'Africa del generale Francisco Franco verso il continente. I suoi sommergibili attaccano il traffico commerciale repubblicano spagnolo. Le sue navi di superficie di notte bombardano le postazioni repubblicane o addirittura le città, come il caso di Valencia. La guerra di Spagna costa molto a Mussolini, non solo in termini monetari, costa prima di tutto in immagine. E l'immagine per un dittatore è tutto. La sconfitta di Guadalajara dei suoi volontari, in realtà non volontari, truppe regolari travestite da volontari, è un brutto colpo per il regime. Le spie fasciste all'interno delle fabbriche, dei cantieri, dei nuclei in cui si sa ancora vivo il principio cardine non del corporativismo fascista, ma del sindacalismo e quindi del socialismo, registrano sempre maggiore soddisfazione nei confronti delle vittorie repubblicane in Spagna e sempre maggiore insofferenza nei confronti del regime. Un regime che conosce un'ulteriore crepa profonda in occasione delle leggi razziali, quelle del 1938. Lì si registra un'altra frattura. Quelle leggi razziali sono state volute da Mussolini come atto di omaggio nei confronti di un altro dittatore, Hitler, con cui ha stretto un'intesa sempre più forte. E dire che all'inizio Hitler e Mussolini non si stavano simpatici, un po' per la decisione di Mussolini di appoggiare Engelbert Dollfuss, il cancelliere austriaco, e di dare protezione all'Austria anche dopo l'uccisione di Dollfuss, un fatto che abbiamo già raccontato, trovate il video nel canale, un po' perché la Germania aveva fornito armi all'Etiopia nel 1935, ma a partire dal 1936, dopo l'isolamento internazionale, dopo l'intervento della guerra di Spagna, i due dittatori erano andati a braccetto. Nel 1938 Hitler aveva viaggiato proprio in Italia per incontrare Mussolini a Roma e nell'occasione il Papa si era fatto negare per non dover incontrare il Führer nazista. E poi a Napoli, in occasione della grande rivista H, una manifestazione prima di piazza e poi navale per celebrare la potenza militare italiana. La potenza militare italiana in realtà è un bluff, ma lo si vedrà solo quando le carte verranno scoperte, a partire dal 1940. Da quel momento in poi, dal 1938 in avanti, Mussolini lega indissolubilmente i propri destini a quelli della Germania nazista. Lo fa un anno dopo col patto d'acciaio, con la decisione di prendersi l'Albania e di diventare il miglior amico di Hitler in Europa. La fine del fascismo inizia con la discesa in guerra nella Seconda Guerra Mondiale. È l'inizio dell'estate del 1940. Da quel momento in avanti, il fascismo, che aveva già visto fortemente eroso il proprio capitale di simpatia e di appoggio, intraprende una china di assoluta discesa, anzi una discesa a valanga. Le notizie dal fronte, i rovesci militari, le difficoltà nei confronti della Francia, l'errore massimo di aver voluto attaccare la Grecia, che in realtà era disposta a un'alleanza, la perdita dell'impero dopo appena 5 anni, i guai in Africa settentrionale, la rovinosa avventura in Unione Sovietica, costano a Mussolini moltissimo, fino ad arrivare a quella notte, a luglio del 1925, alla riunione del Gran Consiglio, all'ordine del giorno Grandi, alle dimissioni forzate, agli arresti, alla sostituzione attraverso Badoglio. Da lì in poi gli eventi precipitano, il fascismo prova a riciclarsi grazie all'appoggio tedesco, alla fuga di Mussolini dalla prigione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, voluta dai tedeschi, alla creazione di uno Stato fantoccio, la Repubblica Sociale Italiana, che avrà vita effimera, e a tutto quello che ne consegue. Cosa resta del ventennio? So che molti beatificano il ventennio per alcune conquiste economiche e sociali, le pensioni, ma abbiamo già detto che non è vero, le case popolari, e anche questa è una mezza bugia, le bonifiche, ne abbiamo parlato, la battaglia del grano, la scolarizzazione. Sulla scolarizzazione si può dare un merito effettivamente al fascismo di aver assunto una posizione chiara, anche se in ritardo rispetto ad altri stati europei. Per altre vicende, no, il fascismo non si può definire un movimento politico o un periodo felice per l'Italia. Non lo si può definire nemmeno dal punto di vista militare. Il fascismo ha compiuto errori tattici e strategici già nella definizione degli armamenti, le famose favole sugli 8 milioni di baionette e via discorrendo, proseguendo con le scelte di produzione industriale degli armamenti. Pensare ad esempio di continuare con gli antiquati biplani solamente perché in Spagna si erano comportati bene, sottovalutare l'importanza dell'arma corazzata in una guerra di movimento, come si sarebbe visto a partire dal settembre del 39, o ancora non aver compreso l'importanza dell'aviazione, soprattutto quella imbarcata, e della cooperazione con le altre armi, o
gli studi sul sonar e sul radar. Insomma, il fascismo non ha portato novità così positive. Qualcosa ha lasciato dietro di sé. Ha lasciato, sì, dei segni tangibili, ha lasciato certamente delle retoriche, ha lasciato delle figure, alcune sopravvissute alla guerra, grazie anche all'amnistia Togliatti, alcune di queste riciclatesi all'interno della struttura repubblicana italiana, come abbiamo già visto in altri video, altre invece ostinate e pervicaci a portare avanti ancora l'idea fascista, anche negli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, pensando di poter stimolare quei pochi appetiti di una ristretta frangia della popolazione per un tornaconto elettorale. Ma il ventennio fascista, che sostanzialmente è una stagione che non si può ignorare, che va studiata, che va compresa, approfondita. Il ventennio fascista non può essere definito come un qualcosa di utile all'Italia, a meno che di intendere l'utilità come un errore che può essere compiuto e da cui trarre insegnamento. L'Italia non è stata sola in quel periodo, lo abbiamo visto anche in altri video. L'Ungheria prima di tutte, la Germania, il Portogallo, la Spagna, la Polonia, il Regno di Jugoslavia, la Bulgaria, la Romania, la Grecia, quasi tutta Europa è caduta sotto l'influenza del virus del fascismo e del nazismo. Era un qualcosa di endemico in quel periodo, ma da ogni malattia si può ricavare la cura. Dal fascismo si sono ricavati gli anticorpi per abbattere la dittatura e creare una nuova democrazia, la democrazia sicuramente imperfetta che viviamo oggi. Chiudendo questo video, mi piace citare Sandro Pertini, che il fascismo l'ha vissuto direttamente sulla propria pelle come resistente e come capo partigiano. Sandro Pertini ebbe a dire: alla più perfetta delle dittature, io preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. Occorre anche spiegare il motivo. Beh, è semplice. Nelle democrazie il diritto di parola è garantito a tutti. Il diritto di associazione, di credo religioso, di impresa, di tutela della salute, di possibilità di accedere all'istruzione e al credito. Diritti fondamentali che qualsiasi dittatura, sia essa di destra o di sinistra, non importa, tende a soffocare. Per quale motivo? Perché nelle dittature c'è sempre spazio per un uomo solo, un pensiero solo, una visione unica delle cose. E quindi, riassumendo, cosa ci ha lasciato quel ventennio iniziato il 3 gennaio 1925? Una lezione da non ripetere, non ricadere negli errori tragici di un passato che fa parte della nostra storia e che, come tale, va mantenuto come esempio da studiare e da non replicare. Il popolo italiano ha dato nella sua 3 volte storia millenaria esempi formidabili di organizzazione giuridica